Saluto cordialmente tutti i partecipanti a questa importante sessione che affronta una delle tematiche più spinose, più importanti, che ci portano alla tutela dell'infanzia in un mondo veramente lacerato da situazioni così gravose che riguardano i bambini, il loro traffico e soprattutto il loro sfruttamento attraverso anche internet. Il tema che mi è stato affidato è un tema molto particolare, soprattutto per quanto riguarda l'agire criminologico da parte dei pedofili online. Evidentemente noi dobbiamo stabilire alcuni punti fondamentali di questo crimine che avviene contro l'umanità e che sembra semplicemente virtuale. Dobbiamo sempre considerare che il virtuale è come se non esistesse, perché il virtuale è la vita reale degli uomini e pertanto anche attraverso internet i soggetti criminali, pedofili e pedopornografi che hanno una perversione per il godimento personale nello sfruttamento dell'innocenza, evidentemente hanno strutturato delle vere e proprie organizzazioni che portano in essere una strategia ben definita e soprattutto una strategia che ha come scopo l'annientamento, il sopruso, la vendita, il traffico di bambini, e qui non stiamo parlando di poche centinaia di bambini, ma già anche solo un solo caso è un fatto gravissimo che avviene sotto i nostri occhi e che necessita la conoscenza da una parte, ma dall'altra parte anche interventi legislativi, interventi investigativi, ma interventi soprattutto formativi, informativi, dove la società deve, e anche la Chiesa deve rispondere per tutelare gli innocenti, i piccoli del mondo. Pertanto stabiliamo un fatto: la pedopornografia e la pedofilia sono un crimine su scala mondiale. Noi dobbiamo comprendere che sempre più non esistono confini geografici e internet continua a essere terra di nessuno, una landscape indefinito e senza limiti, in cui la criminalità può agire quasi indisturbata. Molto spesso dai link analizzati da Meter risulta che l'estensione del dominio, pur appartenente geograficamente ad una nazione, contiene invece servizi forniti da server allocati in altre parti del mondo. Quindi immaginate, attualmente dal nostro report 2020 emerge America e Europa sono le sedi principali dei server che gestiscono il traffico delle informazioni e soprattutto il traffico di minori per quanto riguarda tutto il sistema criminale che è stato impiantato, che è stato costruito per sfruttare l'innocenza e dall'altra parte anche fornire una serie di sistemi finanziari che portano un business criminale sulla pelle dei bambini. Pertanto chi utilizza internet? Abbiamo visto che è un sistema globale, mondiale, a volte gratuito, viene fornito dai server provider, c'è la possibilità di andare a individuare anche delle zone paradisiache dove non c'è una legislazione sufficiente, o a volte debole, o a volte anche assente. E quindi la possibilità di poter usufruire i free file hosting, cioè dire la possibilità di servizi gratuiti di file hosting, questo permette in maniera massiccia, in maniera molto intensa, da parte dei soggetti pedofili e pedopornografi, l'utilizzo e il traffico di bambini e di esseri umani. Ma chi è il pedofilo? Il cyberpedofilo è un individuo che trova nella rete la possibilità di soddisfare le proprie fantasie sessuali contravvenendo alle regole morali che la società in cui vive gli impone. Inoltre riesce anche a soddisfare in maniera
virtuale i propri impulsi. Tutto ciò non produce altro che una maggiore devianza e soprattutto un allontanamento dalla vera realtà e quindi dalla vita reale. Da non sottovalutare inoltre la raffinata capacità da parte dei cyberpedofili di utilizzare al meglio la tecnologia per raggiungere i propri scopi. Esistono quindi diverse tipologie di pedofili che utilizzano la rete. Per le tipologie di pedofili possiamo benissimo dare un profilo. I primi sono i closet collector, cioè dire i collezionista armadio. Conserva gelosamente, ecco, tutta la sua collezione pedopornografica e non è mai coinvolto in prima persona in abusi su minori. Abbiamo invece poi il collezionista isolato, è un pedofilo che colleziona pedopornografia scegliendo una categoria in particolare ed è coinvolto direttamente nell'abuso sui minori. In questo contesto il pedofilo collezionista è colui che ha ad esempio dei veri e propri archivi, ad esempio con neonati abusati, oppure preferisce soltanto le bambine di colore bianco e quindi di conseguenza magari con caratteristiche somatiche particolari, o i capelli biondi o i capelli scuri, oppure soltanto bambini maschi di un'età ben particolare, ben definita, con delle caratteristiche particolari. Ecco, il pedofilo collezionista veramente ha questa capacità, ecco, di poter avere veri e propri mega archivi. Qui stiamo parlando a volte nelle indagini e nell'individuazione di questi soggetti si trovano decine di milioni di immagini che corrispondono a decine di milioni di bambini già coinvolti e già abusati. Poi abbiamo i cosiddetti collezionisti commerciali, il commercial collector, che è coinvolto personalmente nello sfruttamento sessuale dei minori e produce, copia, vende materiale pedopornografico. Ecco, qui c'è veramente la struttura di organizzazioni o di congreghe o di gruppi non più isolati, ecco, che hanno implantato un vero e proprio commercio che è legato anche allo sfruttamento reale dei bambini. Emerge in maniera molto chiara che i pedofili commerciali, ecco, che commercializzano il materiale, si è verificato che anche il 40-50% sono soggetti che hanno abusato direttamente dei bambini e hanno poi fotografato, videato e commercializzato. E dall'altra parte poi, ecco, la vera e propria struttura organizzativa del pedocrime, che è complessa e gerarchica, che con il consenso forzato dei genitori a volte aggancia le piccole vittime per mettere a disposizione per scopi meramente di violenza sessuale al fine di trarre business economico con incontri reali e virtuali. Pertanto voi comprendete che il cyberpedofilo ha necessità di avere il bambino, cerca il bambino, realizza materiale con il bambino e commercializza il materiale con il bambino che è già stato abusato. E questo è veramente uno degli elementi che forse dovremmo sempre più approfondire per comprendere che non è soltanto una devianza grave, gravissima, sessuale e di preferenza di bambini. Qui stiamo parlando che ormai i bambini sono entrati nel vero e proprio business e traffico di esseri umani, di sfruttamento sessuale, e dove ci sono vere e proprie organizzazioni. A tal proposito credo che sia necessario stabilire anche la classificazione stessa dei pedofili e dobbiamo dire che abbiamo il pedofilo seduttore, è colui che è molto affettuoso, fa molto regali al bambino e con le sue abilità manipolatrici ne ottiene complicità garantendosi il silenzio. Abbiamo anche un'altra categoria che è stata studiata e Meiter ne ha dato molto contributo non soltanto a queste categorie ma anche ad altri sviluppi che hanno portato a una identificazione di elaborazione più raffinate del profilo del pedofilo. Immaginate le pedofile mamme, che abbiamo trovato un filone, la cosiddetta pedomama, dove le mamme stesse abusano dei loro piccoli ma commercializzano il prodotto stesso dell'abuso che le mamme stesse compiono. Comunque c'è anche il pedofilo introverso, difficilmente utilizza approcci seduttivi e comunica pochissimo con i bambini.
Un'altra categoria, un altro profilo è il pedofilo sadico, e possiamo dire che è il più pericoloso. Trae il piacere nel vedere soffrire fisicamente e psicologicamente il bambino, tende trappole e utilizza la forza per procedere a rapimenti con l'estrema conseguenza di uccidere la vittima. E poi il cyberpedofilo, che ne abbiamo accennato, ma non abusa magari concretamente dei bambini, ma usufruisce del materiale pedopornografico, e questo comporta evidentemente l'abuso sui bambini reali e la produzione del materiale sempre più avanzato e sempre più, come dire, strutturato. Lo abbiamo confermato nelle cose che già vi ho detto, e che trova su internet o tramite il commercio sommerso. Pensate al deep web o al dark web, è un capitolo che secondo mio modesto parere dovrebbe essere molto più approfondito, e dovremmo trovare il modo per superare il concetto della totale libertà online e quindi la tutela stessa della privacy, e soprattutto della privacy nei confronti dei pedocriminali. Comunque sia, pur non producendo materiale, ne usufruisce. Il pedofilo telematico fa aumentare evidentemente la richiesta sul mercato mondiale della produzione di immagini, e quindi gli abusi all'infanzia. Allora comprendete che nell'immaginario collettivo si pensa che il pedofilo sia un mostro, un individuo riconoscibile tra tanti. In realtà è solamente una persona comune, una persona molto comune, curata esteticamente e spesso con una buona posizione sociale, insospettabile e di solito molto vicina ai bambini, che può oscillare dalla figura del padre, dalla madre, da un parente stretto, ma anche e soprattutto può essere un soggetto che ha sottomesso, rapito, perché no, la questione dei bambini scomparsi può essere legata anche, e perché no, abbiamo avuto riscontri di cronaca, di bambini rapiti e soggiocati, schiavizzati per anni e anni interi, e poi magari dopo tanti anni individuati. Il problema della pedopornografia, dovete comprendere, è legata evidentemente alla figura del pedofilo, che stiamo cercando, per quanto ci è possibile, di dare un'analisi abbastanza obiettiva e soprattutto, da una parte moralmente parlando, inquietante, che necessita un intervento maggiormente incisivo a livello globale. Pertanto concludo dicendo che il pedofilo evidentemente è più delle volte di sesso maschile, e in prevalenza questo aspetto, e prova una forte attrazione sessuale verso i bambini prepuberi. Per prepuberi significa bambini al di sotto dei 12-13 anni, cioè dire che ancora non hanno la maturità sessuale, e quindi possiamo in un certo qual senso, dal punto di vista di genere, sì, maschili e femminili, ma anche indistinti nell'aspetto della maturità sessuale, e quindi di conseguenza il pedofilo preferisce maggiormente bambini di sesso femminile, e anche in questi contesti, in questi anni, sta aumentando tantissimo la produzione del materiale pedopornografico con bambini maschi, sempre prepuberi. È veramente un mercato molto sommerso, ma è un mercato che ormai è emerso, perché le grandi e le numerose, le migliaia di segnalazioni e denunce, ma anche l'impegno delle forze dell'ordine in tutto il mondo, delle polizie che si prodigano a contrastare questo fenomeno, ma che deve essere ancora fatto molto di più, e ve lo posso garantire per l'esperienza trentennale che abbiamo noi dell'associazione Meter, ci permette di poter avere un profilo del pedofilo, come agisce, ma soprattutto il grande dramma della commercializzazione dei bambini, perché sono scarto, ma è uno scarto che frutta business economico per la criminalità organizzata. Mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto che mi avete dato. Il tempo limitato mi ha permesso di poter sintetizzare il tema che mi è stato offerto per quanto riguarda la figura del pedofilo nel mondo del web, nel campo della pedocriminalità.
senza dimenticare comunque che la prevalenza che emerge è che il pedofilo, il pedopornografo o chi commercializza e sfrutta i bambini, ecco, fa il danno ai bambini, al futuro della nostra umanità. Vi ringrazio di cuore e buon proseguimento.